Ciao e benvenuto di nuovo nella mia rubrica sui modi di dire italiani. Ogni settimana esploriamo un nuovo modo di dire per arricchire il tuo vocabolario di italiano. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla playlist che ti lascio qui sui modi di dire italiani, dove troverai tutte le espressioni che abbiamo imparato fino ad ora. Oggi invece preparati a scoprire qualcosa di davvero interessante. Sei pronto? Oggi parliamo di arrampicarsi sugli specchi. Ma cosa vuol dire? È un modo di dire italiano che ti aiuterà a comprendere meglio come gli italiani si giustificano quando le cose non vanno proprio come vorrebbero. Questo modo di dire si utilizza quando qualcuno cerca di giustificarsi con scuse poco credibili, come se stesse facendo uno sforzo inutile o impossibile. È come dire che stai cercando di risolvere un problema in un modo assurdo. Ma come si usa? Immaginati di essere in una situazione complicata. Invece di affrontare il problema in modo logico, cerchi una soluzione che non ha alcun senso. In quel caso, qualcuno potrebbe dirti: non arrampicarti sugli specchi. Ecco alcuni esempi pratici. Supponiamo che tu abbia dimenticato di fare qualcosa di molto importante e stai cercando di dare una spiegazione che non regge. Un amico ti potrebbe dire: ti stai arrampicando sugli specchi. Ecco un altro esempio per te. Immaginati che un collega sta cercando di dare una risposta vaga a una domanda precisa. Potresti dirgli scherzosamente: ti stai proprio arrampicando sugli specchi. Ti sei mai chiesto da dove viene questa espressione? Chiaramente la frase fa riferimento all'impossibilità dell'azione che descrive, cioè all'impossibilità di arrampicarsi su uno specchio. Infatti è un'azione assurda e quindi è proprio come giustificare qualcosa che non ha alcun senso. Quindi la prossima volta che qualcuno cerca di darti una spiegazione poco convincente, gli potresti dire: non arrampicarti sugli specchi. Così non solo dimostrerai di sapere un modo di dire in italiano, ma lo farai con una marcia in più. Non dimenticare di dare un'occhiata ai modi di dire che abbiamo già esplorato nelle settimane precedenti. Li troverai tutti raccolti in una playlist che si chiama appunto Modi di dire in italiano. La scorsa settimana abbiamo visto il modo di dire non ci piove, usato quando qualcosa è certo e indiscutibile. La settimana precedente, invece, abbiamo utilizzato l'espressione essere al verde. Si usa quando non hai più soldi, quando non hai più niente, quindi quando sei al verde. Quella ancora precedente è stata l'espressione acqua in bocca, utilizzata per chiedere a qualcuno di non rivelare assolutamente un segreto, acqua in bocca. E infine, in quella ancora precedente, abbiamo parlato del modo di dire a occhio e croce, utilizzato per parlare di una misurazione approssimativa, appunto a occhio e croce. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo modo di dire martedì prossimo. Ciao!